Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostro come realizzare questo semplicissimo cappello eseguito ad uncinetto. Il cappello è adeguabile a qualsiasi taglia, quindi da uomo o donna, ma anche da bambini. Adesso andiamo a vedere insieme l'occorrente e poi il tutorial. Per questa lavorazione ho scelto nuovamente di usare questo filato della 3 sfere, si chiama Lana Soffice Maxi, è un gomitolo di lana abbastanza grandina, perfetta per fare i cappelli ed è molto caldo. Oltretutto una lana che assolutamente a contatto con la pelle non pizzica. Abbiamo 50% pura lana e 50% acrilico. Oltre al tipo di filato vi servirà l'uncinetto adeguato per il tipo di filato e per il tipo della vostra mano. Con questo filato userò l'uncinetto del 5,5. Per iniziare la lavorazione partiamo anzitutto da un anello magico. Per essere più agevoli nella lavorazione vi consiglio sempre di partire con il filo dal centro del gomitolo. In questo modo il gomitolo rimarrà ben fermo e il filo scorrerà facilmente. Quindi, come ho detto, realizziamo il nostro anello magico, quindi prendiamo la parte iniziale del filo, lo mettiamo sulla mano in questo modo e lo andiamo a girare sulle 2 dita in questo modo. Quindi prendete il vostro filato, lo tenete fermo e lo fate passare in questo modo. Dopodiché prendete il vostro uncinetto, passate all'interno del primo anello, fate passare il vostro filato e chiudetelo con un'asolina. Vedrete che si formerà un anellino. All'interno di questo anellino andiamo a lavorare un totale di 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiriamo la codina iniziale del filo in modo tale da stringere il nostro anello. Dopodiché andiamo a chiuderci semplicemente con un punto bassissimo nel primo punto realizzato. In questo giro andremo a lavorare un giro di aumenti, quindi un aumento su ogni punto sottostante, in modo da ottenere quindi un totale di 16 punti alti, lavorando in costa a rilievo davanti. Quindi per prima cosa mi alzo con 2 catenelle, però mi raccomando queste non contatele come punto perché servono solo per alzare il punto. Carico il filo sull'uncinetto, allargo un pochino il punto, entro nella prima maglia in questo modo in modo tale da prenderla a rilievo davanti e vado a chiudere il mio primo punto alto a rilievo davanti. Ne devo fare 2 su ogni punto, quindi carico il filo sull'uncinetto, prendo la stessa maglia, quindi lo stesso punto, e lavoro il secondo punto a rilievo davanti. Questo è quello che dovrò fare per tutto il giro, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo prendendolo in questo modo, quindi a rilievo davanti, e vado a realizzare i miei punti alti. Questo è il primo. Nuovamente entro nello stesso punto e lavoro il secondo, ed ecco che da 2 punti base, quindi da 2 punti bassi, abbiamo 4 maglie alte prese a rilievo davanti. Vi faccio vedere ancora una volta, allargate un pochino per visualizzare il vostro punto e prendetelo in questo modo. In totale dobbiamo avere 18 punti alti a rilievo davanti. Eseguite le 16 maglie alte, forse prima mi sono sbagliata, ho detto 18 ma sono 16. Andate semplicemente a chiudervi non nella seconda catenella ma direttamente nel punto successivo, in modo tale da compattare bene
i vostri punti. Le 2 catenelle andranno nella parte retro della lavorazione. Mi alzo sempre con 2 catenelle e vado a lavorare da qui in poi altri giri di aumenti. Quindi vado a prendere il punto sottostante, raccogliendo anche le 2 catenelle, così il punto non si vedrà. Lavoro un punto a rilievo preso davanti e vado a lavorare un aumento. L'aumento vado a lavorarlo sul punto successivo prendendo la costina retro del punto in questo modo. E questo è il primo aumento. Poi vado a lavorare ovviamente il punto a rilievo davanti, sempre il punto che abbiamo fatto nel giro sottostante, quindi tutti i punti sottostanti andranno sempre lavorati in costa a rilievo davanti, mentre gli aumenti andranno fatti nella seconda maglia prendendo il punto in costa. Però per fare gli aumenti adesso dobbiamo fare un semplice lavoro. Un aumento l'abbiamo già fatto e nel punto successivo andiamo semplicemente a lavorare la maglia a rilievo presa davanti senza fare l'aumento. Praticamente andremo a fare un aumento sì, nel punto successivo lavoreremo le 2 maglie senza fare l'aumento e poi andremo a fare di nuovo l'aumento. Quindi adesso ho nuovamente il punto a rilievo davanti, vado a fare il secondo aumento prendendo la costina retro del punto successivo in questo modo. Lavoro poi lo stesso punto, perché sennò poi non ho l'aumento, in costa a rilievo davanti. Ecco che vedete nel primo segmento l'aumento, nella parte successiva vedete le 2 maglie prese a rilievo davanti insieme, quindi 2 punti a rilievo davanti senza avere l'aumento, e in quello dopo invece avete l'aumento. Quindi anche qui ho fatto l'aumento, vado a fare nuovamente la lavorazione del punto a rilievo davanti senza fare l'aumento. In questo modo avremo gli aumenti alternati. Punto successivo, vado a fare l'aumento, lavoro il mio punto, punto successivo, nessun aumento, solo lavorazione in costa. Al termine del giro vado nuovamente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Mi alzo con le 2 catenelle, mi raccomando non contatelo come punto, carico il filo sull'uncinetto e in questo giro vado a lavorare un giro di assestamento, ossia nel punto alto lavoro sempre il punto alto, le maglie a rilievo vanno sempre lavorate a rilievo e dove ho la coppia senza aumento vado ad eseguire l'aumento. Quindi adesso vado a lavorare in costa a rilievo davanti il primo punto, raccogliendo anche le 2 catenelle di inizio giro del giro sottostante. Dopodiché qua ho l'aumento del giro precedente, vado semplicemente a lavorare un punto alto prendendo la costina retro del punto senza fare un altro aumento. Punto successivo sempre a rilievo, mi raccomando le maglie a rilievo vanno sempre lavorate a rilievo. Qui nel punto successivo ho la seconda maglia a rilievo, vado a lavorare il mio aumento, quindi costa retro del punto, punto alto, punto a rilievo, punto a rilievo. Vedete che in questo giro avremo tutto il giro di aumenti, quindi tra una coppia e l'altra
di punti a rilievo davanti avremo sempre il punto alto dell'aumento del giro sottostante e del giro nuovo. Quindi filo sull'uncinetto, maglia successiva che corrisponde all'aumento del giro sottostante, lavoro semplicemente il punto alto prendendo la costa retro. Punto in costa a rilievo davanti, sempre lavorato nello stesso modo. Tra la coppia dei punti a rilievo davanti vado a lavorare il mio aumento. Questo è quello che devo fare per tutto il giro. Al termine del giro andate a chiudervi come sempre con un punto bassissimo. Questo è il risultato di questo giro. Come vedete, tra una costa e l'altra abbiamo un punto alto. Adesso andiamo a fare il giro successivo, quindi ci alziamo con 2 catenelle, lavoriamo il punto sottostante a rilievo davanti e poi andiamo a fare il giro di aumenti. Quindi lavoro punto alto su punto alto, filo sull'uncinetto, vado a lavorare un punto alto nel punto successivo prendendo sempre la costina retro del punto successivo a rilievo. E abbiamo eseguito l'aumento. Nel segmento successivo andiamo a lavorare semplicemente un punto alto sul punto sottostante senza fare aumenti. Quindi maglia in rilievo la lavoriamo a rilievo. Punto successivo aumento, quindi punto alto su punto alto sottostante e nel punto successivo andiamo a fare il nostro aumento. Punto a rilievo lo lavoriamo così com'è. E questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Sono giunta al termine del giro, come vedete ho fatto l'ultimo punto alto e vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto realizzato. Vedete che in questo giro abbiamo l'alternanza degli aumenti, quindi nei vari spicchi abbiamo un punto alto, in quello dopo ne abbiamo 2, in quello dopo ne abbiamo 1, 2, 1, 2 e così via dicendo. Adesso in questo giro andiamo a fare il giro di assestamento, ossia andiamo a lavorare l'aumento dove non abbiamo fatto l'aumento nel giro sottostante, quindi qua da un punto alto andranno a formarsi 2 punti alti. Dove abbiamo l'aumento sottostante, quindi dove abbiamo già i 2 punti alti, andiamo semplicemente a lavorare punto su punto. Quindi come sempre mi alzo con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, prendo il punto sottostante comprendendo le 2 catenelle e lavoro il mio punto a rilievo. Nei 2 punti dell'aumento vado semplicemente a lavorare i 2 punti alti prendendo la costina retro del punto. I punti a rilievo li lavoro sempre a rilievo e dove ho il punto alto singolo vado a fare quindi il mio aumento, quindi lavoro il primo punto normalmente e vado ad eseguire il secondo aumento, quindi il secondo punto alto nel punto successivo prendendo sempre la costina retro del punto e poi lavoro il mio punto a rilievo. Vedete che in questo giro i punti tra le costine a rilievo prese davanti saranno sempre 2, 2, 2 e via dicendo. Quindi dove ho la coppia di punti alti li lavoro normalmente, dove ho la maglia singola vado a lavorare il mio aumento. Quindi prendendo sempre la costina retro del punto vado a lavorare le mie maglie alte. I punti a rilievo davanti, sempre a rilievo davanti. E vado avanti così fino a terminare il giro. Ho terminato praticamente il giro, ho eseguito il penultimo punto alto,
qui devo andare a fare l'aumento. L'aumento lo faccio qua perché questo qua è il punto della barretta sottostante, del punto a rilievo sottostante, quindi questo è un punto, e vado a fare il mio aumento, che corrisponde quindi all'ultimo aumento del mio giro. E mi vado a chiudere. Come vedete, in questo giro abbiamo 2 punti alti fra i punti presi a rilievo davanti, quindi 2 punti, 2 punti, 2 punti, 2 punti. Adesso nel giro successivo andremo a fare un altro giro di aumenti, però lavorando un aumento sì e un aumento no. Quindi mi alzo sempre con le 2 catenelle, 2, vado ad eseguire il mio primo punto a rilievo davanti, dopodiché vado ad eseguire subito l'aumento, quindi lavoro i 2 punti alti successivi normalmente, quindi in costa retro, 1 e 2, e poi lavoro il mio aumento sulla costa sottostante, quindi sul punto a rilievo sottostante. Punto a rilievo lo vado a lavorare, ed ecco che i punti da 2 adesso sono 3. Nel segmento successivo, quindi dove ho questa parte qua, lavoro senza fare aumenti, quindi punto su punto, quindi 1 e 2. Nel segmento successivo lavoro l'aumento, 1, 2 e 3. E questo è quello che devo fare per tutto il giro. Ho terminato anche questo giro. Come vedete, tra gli spicchi ho nel primo spicchio 3 punti alti, nello spicchio successivo 2, poi 3, poi 2 e così via. Adesso facciamo il giro di assestamento in modo tale da portare tutti i punti alti tra gli spicchi a 3. Quindi dove ho le 3 maglie alte vado a lavorare semplicemente i 3 punti alti, dove ne ho 2 vado a lavorare il mio aumento. Quindi come sempre mi alzo con le 2 catenelle, lavoro il mio punto a rilievo preso davanti, dove ho i 3 punti li lavoro normalmente, quindi punto alto su punto alto, prendo sempre la costina retro del punto, dove ho i 2 punti alti vado a fare il mio aumento, quindi lavoro punto alto su punto alto e lavoro l'aumento sul punto a rilievo e poi lavoro il mio punto a rilievo. Come vedete adesso le maglie sono 3 e andate avanti così fino a terminare il vostro giro. Mi trovo quasi al termine del mio giro e anche qui devo terminare con l'aumento, quindi vado a lavorare sempre il punto in questo punto qua, ed ecco che ho il giro di tutti aumenti. Ed ecco il nostro risultato del nostro lavoro con l'ultimo giro di aumenti. Vedete che tra un rilievo e un altro ho 3 punti alti. Adesso andiamo a misurare il lavoro ottenuto fino adesso. Il totale del mio lavoro è di 17 centimetri. Per stabilire la taglia del cappello dobbiamo usare la formula matematica del pi greco, quindi 3,14. Prendiamo questa misura, quindi 17 per 3,14, il totale è poco più di 53, quindi 53 centimetri. Tenendo presente che con il giro successivo si va ulteriormente ad allargare, a questo punto non vado più a fare nessun aumento, ma andrò a fare i giri come si presentano, quindi lavorerò le maglie a rilievo davanti
e i punti alti come si presentano, quindi 3 punti alti sui punti alti sottostanti. Se dovete fare una taglia per bambini, andate a vedere le varie misure che potete trovare online e vi basate su quello. Di norma siamo sui 55, 54, 55 cm, che è la misura che va bene sia per l'uomo che per la donna. Adesso vi faccio vedere come proseguire i giri senza fare gli aumenti. Quindi, come ho detto, non faremo più gli aumenti. Vado come sempre ad alzarmi con le 2 catenelle, lavoro il mio punto a rilievo davanti, prendendo sempre, mi raccomando, le 2 catenelle di inizio giro. Dopodiché lavoro i punti come si presentano, quindi ho 3 punti alti, lavorerò i miei 3 punti alti prendendo sempre la costina retro del punto sottostante. I punti a rilievo sempre a rilievo. Ecco qui, questo è quello che devo fare per tutto il giro e i giri successivi fino a ottenere una certa altezza per quanto riguarda il nostro cappello. Sono andata avanti con la mia lavorazione e ho terminato il primo gomitolo. Adesso vi faccio vedere come unire quello nuovo a quello vecchio. Quindi vi prendete il gomitolo di filato nuovo, lo mettete in questa posizione, dopodiché andate a fare un nodo semplicissimo, così. Lo stesso fate sul lato opposto, quindi prendete la codina e andate a fare un semplicissimo nodo. Tirate. Vedete che abbiamo un nodino qua, un nodino qua. Vi basterà tirare le 2 parti di filato e il nodo andrà a stringersi da solo. Questo è un nodo molto resistente e lo trovo comodo quando finisco i vari gomitoli. Dopodiché vado semplicemente a tagliare l'eccedenza, quindi le 2 codine, ed ecco che abbiamo ottenuto un nodino praticamente invisibile. Poi procedo quindi con la mia lavorazione. Qua il nodino, come vedete, andrò a nasconderlo. Vedete che non si vede assolutamente niente. Sono andata avanti con la lavorazione. Adesso vi faccio vedere come proseguire, perché andremo a cambiare il nostro punto. Anzitutto vi dico la misura, quindi metto il cappellino sul mio espositore, sulla mia testolina, e dico quanto misura, partendo a misurare da questo punto, quindi dal centro. Ho 19 centimetri perfetti, quindi mi fermo qui con la lavorazione per andare ad allungare il cappello, perché vado a fare un piccolo bordino cambiando il punto. Quindi per fare il bordo mi alzo come sempre con 2 catenelle, che non le contiamo come punto, carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto a rilievo preso davanti. Carico il filo sull'uncinetto e il punto successivo lo lavoriamo a rilievo dietro, in questo modo, e lavoro il mio punto alto e vado ad alternare questi 2 punti, quindi un punto preso a rilievo davanti e un punto preso a rilievo dietro, e vado avanti così fino a terminare il mio giro. Al termine del giro, come sempre, vado a chiudermi con un punto bassissimo. Per il giro successivo vado nuovamente ad alzarmi con 2 catenelle,
e vado a lavorare le maglie come si presentano. Quindi lavoro la maglia a rilievo davanti sulla maglia a rilievo davanti sottostante e la maglia a rilievo dietro sulla maglia dietro sottostante del giro sottostante. Quindi lavoro praticamente le maglie come si presentano e vado a fare questo per tutto il giro e per circa altri 1 o 2 giri, in modo tale da alzare la mia fascia, il mio bordo. Ho lavorato un totale di 5 giri lavorato in costa 1-1. Una volta che avrete chiuso il vostro giro, fate una catenella per creare il nodino e andate a tagliare il vostro filo. Tirate e una volta che avrete stretto il nodino, con l'ago andate a nascondere la codina all'interno della lavorazione. Se volete cucire la targhetta, come farò io, potete utilizzare direttamente questo filo. Quindi vi spostate un po' verso l'interno della lavorazione, prendete la vostra etichetta, la piegate a metà e andate a posizionarla nel punto dove avete la codina di filo. In questo modo prendete il vostro ago, lo fate passare nel foro, tirate, andate nel secondo foro e cucite la vostra targhetta. Ed ecco come si presenta una volta che avete cucito la vostra etichetta. Vi faccio vedere da vicino anche il cappello che ho realizzato con il filato grigio. Come vedete ho fatto una piccola variante qua, anziché lavorare i punti dell'aumento prendendo solo la costina retro del punto, ho eseguito il punto semplice, quindi lavorando la maglia alta normalmente. E l'effetto è un po' più semplice. Come vedete la differenza sta nel fatto che lavorando il punto in costa retro si vengono a formare queste righine, invece nella forma senza la lavorazione in costa retro, quindi prendendo tutto il punto, la lavorazione è lineare, quindi potete scegliere quale più vi piace tra le due lavorazioni. Un'altra cosa importante: se utilizzate un filo più sottile, ovviamente avrete bisogno di fare più aumenti rispetto a come li ho fatti io. In quel caso potete, se ad esempio avete raggiunto 7, ipoteticamente 7 aumenti, potete lavorare la maglia centrale, quindi la quarta, lavorandola, prendendola a rilievo davanti, in modo tale da aumentare quindi le costine a rilievo. Adesso vi faccio vedere i cappelli. Io ne ho fatti 3 per adesso, ma sicuramente ne devo fare altri perché, come voi sapete, io faccio i mercatini a fine settimana e durante il periodo freddo sostituisco la bigiotteria con la lana. Nel frattempo vi faccio vedere questi 3 sulle mie testine. Questo è quello nero, ho usato un altro filato, questo è il Celine della Tessiland, mentre questi 2 sono fatti con il filato della Tre Sfere. Adesso vi faccio vedere l'effetto sulle mie testoline. Ed ecco i cappelli indossati sui miei espositori. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like sotto al video, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!